Buongiorno ragazzi, benvenuti. Sofì, cosa fai? Sbadigli? Vuoi andare a dormire? Sto qui con la mia bellissima gattona Sofì che ama essere coccolata, che ama essere cullata, vero Sofì? Si sta stiracchiando. Siamo arrivati a parlare del cuore del platonismo, della politica. Ovviamente la politica è espressa soprattutto dall'opera La Repubblica, l'opera in cui Platone esprime le sue idee sullo stato perfetto, sullo stato ideale, sullo stato giusto, sull'unico tipo di stato che secondo lui può essere giusto, ma il problema è che questo tipo di stato finisce per coincidere con uno stato utopistico, con uno stato ideale che difficilmente può esistere nella realtà. Abbiamo già detto tante volte, lo ripeto, che la politica è proprio ciò dove Platone vuole andare a parare. La politica è sin dall'inizio la direzione ultimativa della filosofia di Platone. La filosofia di Platone ha un'origine politica, ha un'origine nello scandalo della morte di Socrate, ingiusto, però ucciso in base a leggi giuste, in base a leggi democratiche. La filosofia di Platone emerge per dare risposta a questa domanda: come possono esistere gli stati giusti, le leggi giuste, come può esistere uno stato in cui il giusto il giusto sia riconosciuto come tale e l'ingiusto sia punito, e non, come dicevano i sofisti, come stava realmente emergendo dalla crisi della polis, dalla degenerazione della democrazia ateniese, uno stato in cui le leggi non venivano più rispettate o che vedeva la prevalenza, come forse avviene anche oggi nelle compagini politiche odierne, vedeva la prevalenza degli ingiusti, e lui cerca di delineare invece questo stato ideale. Noi abbiamo visto più volte che la dimensione della filosofia platonica è integralmente politica. La metafisica, la gnoseologia e la teoria dell'anima, come adesso vedremo, sono finalizzate alla creazione dello stato giusto, alla possibilità di rispondere alla domanda: qual è lo stato giusto, quali sono le leggi giuste. Vero Sofì? Sei d'accordo pure tu? E quindi insieme a Sofì andiamo a vedere, a parlare del contenuto della Repubblica, del contenuto dell'opera che per molti è l'opera fondamentale di Platone, in cui il nostro filosofo ateniese delinea lo stato giusto. Quali sono le caratteristiche fondamentali di questo stato giusto? Sofì, non mi devi leccare, non sei un cane. Lasciamo andare Sofì, così possiamo usare anche la lavagna. Quindi che cosa dice Platone nel suo dialogo La Repubblica? Naturalmente Repubblica, attenzione, come titolo fa riferimento all'espressione latina res publica, cioè lo Stato, repubblica nel senso di Stato, non come forma di governo repubblicana, no? Quella che attualmente chiamiamo la Repubblica. Repubblica significa Stato, infatti in greco il titolo originale dell'opera è Politeia. Politeia significa Stato. Il titolo completo dell'opera è Politeia e Peridicaiu Politikos, sottinteso logos, politikos logos, cioè lo Stato, ovvero sul giusto, opera politica. Dialogo politico, ok? Proprio perché lo Stato deve essere lo Stato giusto, è un'utopia morale, l'utopia della possibilità comunque della pensabilità di uno Stato giusto, che forse lo stesso Socrate e gli altri protagonisti del dialogo dicono forse non potrebbe mai esistere, però potrebbe forse invece indicare delle caratteristiche che, per quanto approssimate, per quanto non perfette, possano dare delle indicazioni su come organizzare lo Stato anche nella realtà. E quindi lo Stato viene visto come un individuo in grande. Lo Stato deve realizzare una morale, deve insegnare, proprio deve educare i cittadini. Si tratta, lo vedremo, di uno Stato etico, di uno Stato che presume non solo di
fare delle leggi giuste, ma anche, lo vedremo, di educare i cittadini e di moralizzarli, di insegnare loro la virtù. Vedremo che infatti tutti i cittadini di questo Stato sono, sin dalla più tenera età, educati dallo Stato, a cura dello Stato. Quindi lo Stato è appunto un individuo in grande. Bisogna prendere come modello di Stato l'individuo e cercare di rendere lo Stato giusto e virtuoso come l'individuo è virtuoso. Ricordate come l'individuo può essere virtuoso? E può essere virtuoso quando le tre parti dell'anima dell'individuo, la parte razionale, la parte volitiva o irascibile o la parte desiderativa e concupiscibile, sono in equilibrio tra loro. Ricordate, abbiamo parlato largamente di questa teoria della tripartizione dell'anima. L'anima è divisa in parte razionale, in parte volitiva che si occupa del coraggio, delle passioni, è concupiscibile invece dei desideri carnali, dei desideri nei confronti degli oggetti che danno piacere fisico, degli oggetti materiali. E abbiamo visto che l'individuo è sano, l'individuo è giusto, l'individuo è virtuoso quando tutte queste tre parti sono in equilibrio tra loro, il che vuol dire che ogni parte dell'anima svolge la sua funzione, quella a cui è deputata per natura, geneticamente. La parte razionale pensa alla conoscenza, al pensiero superiore, la parte volitiva è a gestire appunto le azioni in certi tipi di desideri, di passioni, il coraggio e così via, e la parte concupiscibile a sfogare certi bisogni strettamente materiali, sessuali o di altro tipo che comunque spingono verso il godimento con l'unione di oggetti materiali, di oggetti sensibili. Non è che la parte superiore, la parte razionale, debba eliminare, inibire la parte volitiva e la parte concupiscibile, no, la parte razionale deve governare tutto secondo ragione, però la parte volitiva dell'anima, la parte concupiscibile, devono svolgere le proprie funzioni. Tutte le tre parti dell'anima devono svolgere le proprie funzioni senza che nessuna delle tre debordi, senza che nessuna delle tre invada, usurpi le funzioni delle altre due, d'accordo? Pretenda di fare quello che non è, che è al di là e al di fuori del suo compito, e comunque la parte razionale deve controllare le altre due. La stessa cosa vale nello Stato, che è un individuo in grande. Come nell'individuo si divide in tre l'anima, lo Stato, che è un individuo in grande, funziona quando le sue tre classi sociali svolgono il loro compito senza invadere quello delle altre due, fermo restando però che le tre classi sociali devono essere governate, devono essere, le altre due, i soldati e i lavoratori, devono essere governati dalla classe sociale dei filosofi, che appunto sono gli unici che governano. Come nell'anima la parte razionale deve controllare le altre due, così nello Stato la classe dei filosofi governanti deve controllare le altre due classi. Quindi abbiamo, come nell'anima, una distinzione di funzioni, nello Stato abbiamo una distinzione in classi, attenzione, in classi sociali, ognuna delle quali ha il proprio compito, ha il proprio lavoro da svolgere, ha le proprie funzioni. Quindi c'è una distinzione in classi che corrisponde anche a una distinzione dei compiti, a una divisione ben precisa del lavoro, una divisione del lavoro in cui ogni classe svolgerà solo il lavoro per il quale è per natura adatto, d'accordo? E per il quale è portato geneticamente. E quindi le tre classi sociali sono quelle dei governanti, che sono gli unici ad avere pienamente i diritti civili, che appunto devono occuparsi di fare buone leggi e di farle applicare, d'accordo? Non c'è separazione dei poteri, i governanti fanno tutto, d'accordo? Elaborano le leggi che comunque una volta elaborate
siccome questo Stato esprime un'idea di bene assoluto, come vedremo, che non cambia nella storia, che non è soggetto a cambiamento, una volta elaborate le leggi, insomma, dovrebbero più o meno essere eterne, dovrebbero essere sempre valide, ma anche mettere in pratica le leggi e condannare le violazioni delle leggi attraverso i tribunali, decidere l'azione politica dello Stato, cioè tutti i poteri dello Stato, esecutivi, legislativi, giudiziari, anche polizieschi, d'accordo, militari, sono comunque poteri economici, sono tutti nelle mani dei governanti, ok? E i governanti non sono altro che i filosofi devono governare, ricordate, Platone l'ha detto anche nella lettera settima, in uno stato ideale lo Stato sarà giusto soltanto quando al governo c'è la classe dei filosofi. Quindi i filosofi corrispondono a quella che nell'anima è la parte razionale. E i filosofi governano, attenzione, e vedete che quindi la metafisica, la gnoseologia di Platone, adesso ne abbiamo la prova certificata, prima ve l'avevo detto, ma adesso vediamo messa in pratica. La metafisica e la gnoseologia di Platone sono finalizzate a chiarire come si governa lo Stato, a chiarire la costruzione e la possibilità di esistenza dello Stato giusto. I filosofi hanno il diritto di governare soltanto loro perché conoscono il bene, cioè conoscono astrattamente, no, intellettualisticamente, intellettivamente, l'idea di bene, cioè l'idea intelligibile del bene, il bene in sé che si trova nel mondo ideale. Quindi i filosofi hanno un tipo di conoscenza che è superiore alla conoscenza della maggior parte delle persone, è una conoscenza intelligibile e non si fermano alla conoscenza sensibile. Ricordate, l'anima razionale conosce, si solleva dalla conoscenza degli oggetti sensibili alla conoscenza del modello, dei modelli, degli archetipi, delle forme ideali che corrispondono agli oggetti sensibili. Quindi conoscendo il bene, ricordate l'intellettualismo etico che già c'è in Socrate, conoscendo il bene si può applicarlo, soltanto quelli che conoscono il bene lo metteranno in pratica, anzi coloro che conoscono il bene automaticamente, necessariamente lo metteranno in pratica, perché nessuno fa il male volontariamente, quindi conoscendo il bene tu ti comporterai per forza bene, lo sappiamo, l'ottimismo di Socrate e di Platone, e quindi sono i filosofi che devono governare, solo i filosofi possono sapere cos'è giusto, solo i filosofi possono governare nell'interesse generale e non nel proprio interesse particolare, perché conoscono l'idea di bene e le altre idee del mondo intelligibile. La conoscenza ti trasforma automaticamente in persona capace di governare. Dalla teoria passi automaticamente alla pratica e non è possibile che un filosofo sappia astrattamente che cos'è il bene, lo sappia in teoria, sappia proprio nella sua mente cos'è il bene, ma non riesca a metterlo in pratica, perché magari non basta essere buoni, voler mettere in pratica il bene per governare bene, ci vogliono delle altre abilità nell'arte di governo, nell'arte del politico. Per Platone assolutamente no. Il politico si identifica col filosofo perché il filosofo, conoscendo il bene in sé, è l'unico che è in grado di metterlo in pratica. Cioè, nei filosofi, come abbiamo visto, la sofia, la sapienza, si trasforma automaticamente nella sapienza pratica, cioè nella saggezza, nella capacità di mettere in pratica questa sapienza, l'idea di bene, cioè nella phronesis. Hanno quindi una virtù loro propria che le altre due classi sociali non hanno, che è la phronesis, quindi devono governare. I soldati corrispondono, vedete, all'anima volitiva o irascibile, i soldati devono svolgere il compito che nell'ambito del singolo individuo appartiene all'anima volitiva o irascibile, cioè combattere, difendere lo Stato, quindi esprimere il coraggio, la passione, la capacità pratiche, quindi di difendere lo Stato ai soldati.
e quindi i soldati devono fare soldati, devono fare soltanto i soldati, non possono fare gli artigiani, non possono avere altre occupazioni, non possono proporsi per governare lo Stato. Al punto più basso l'anima concupiscibile, ecco, l'anima concupiscibile corrisponde a quella dei lavoratori. Poi non so perché molto spesso in italiano, ma non solo in italiano, invece di lavoratori si parla di classe di artigiani oppure di classe di commercianti. Sì, è vero che Platone ehm, dice, dice proprio nel secondo libro della Repubblica abbiamo bisogno degli artigiani, però lui in realtà intende tutti coloro che lavorano producendo ricchezza, cioè quelli che mantengono lo Stato da un punto di vista economico, non soltanto gli artigiani veri e propri, né tantomeno i commercianti. Anzi, stiamo parlando di tutti i lavoratori, cioè teoricamente anche, non lo so, i cuochi, i farmacisti, gli avvocati, tanti lavori, non soltanto necessariamente i lavori manuali, d'accordo? Cioè tutti quelli che svolgono una professione ben precisa in cambio di un guadagno. Questi non saranno soldati, ma non possono neanche governare, perché chi governa non può guadagnare. Chi possiede una proprietà privata, una propria professione e quindi delle abilità tecniche, non politiche, si tratta di tecnai, non di filosofia, d'accordo? Non di dialettica, ricordate, il filosofo è il dialettico. Chi possiede delle arti, delle arti particolari, che sia il cuoco, che sia il farmacista, che sia il contadino, eccetera, non può governare perché, capite, ha un interesse personale. Quindi invece chi governa non deve svolgere alcun tipo di professione. Peraltro dire, tradurre in italiano, dire lavoratori è corretto perché in realtà la maggior parte di questi lavoratori, nel momento in cui Platone spiega come è costituito nel dettaglio questo Stato, si scoprono essere contadini. Lo Stato ideale di Platone è un piccolo Stato agrario, quindi la maggior parte sono contadini. Questo si vedrà ancora meglio nelle leggi, nell'opera appunto Le leggi, in cui Platone aggiusta il suo stato ideale, però insomma sempre comunque soprattutto di contadini si tratta. Quindi abbiamo una divisione del lavoro e abbiamo una divisione delle funzioni. Fate attenzione, qui già capiamo che questa Repubblica non è una democrazia, sappiamo che Platone detestava la democrazia, aveva forse anche qualche buon motivo perché la democrazia aveva mandato a morte Socrate. Platone era un aristocratico, Platone era filo spartano, ma era anche filo cretese, cosa che spesso non viene messa in evidenza quando si parla di Platone. Platone parla sempre dei cretesi come degli autori di un codice di leggi ottimo da cui prendere esempio, ma in generale nell'antichità i cretesi venivano davvero considerati come tali, come un popolo che godesse di ottime leggi. E quindi è uno stato aristocratico, diciamo così, in cui governano solo i filosofi governanti. Solo i filosofi governanti possono governare, le altre due classi non possono governare, ok? Poi i filosofi governano applicando una sola filosofia, cioè la filosofia di Platone. Il bene è unico, è sempre quello. Non può venire fuori qualche filosofo che dice no, ma secondo me il bene non è questo, è un altro, ma secondo me queste leggi sono ingiuste, ma secondo me questa forma di governo deve cambiare, capite? Il governo di Platone è un governo autoritario, è un governo cristallizzato, uguale a se stesso, come se Platone volesse fermare la storia. Le leggi saranno sempre quelle, i principi, la divisione delle classi sociali, l'organizzazione dello Stato è quella perché corrisponde a qualcosa che c'è nel mondo intelligibile, appunto i modelli del mondo intelligibile sono eterni e immutabili e quindi questo stato platonico è forgiato per essere eterno e immutabile senza mai
variazioni. Non è possibile che esista il pluralismo politico, differenti partiti politici, capite? Leggi che vengono cambiate, sistemi di governo che vengono cambiati a seconda del cambiamento della maggioranza, di chi va al potere. Al potere sono i filosofi. E ok, saranno sempre filosofi, saranno dopo che muoiono i filosofi attuali, ce ne saranno altri, ma vedremo che saranno, non vengono democraticamente eletti. Quando muoiono i filosofi o vanno in pensione, lasciano il governo ai filosofi più giovani e si tratta di filosofi che sono stati scelti, quelli nuovi che vanno al governo, dai filosofi precedenti con un meccanismo di cooptazione, d'accordo? Chi è al governo, i filosofi al governo scelgono coloro che gli altri filosofi che dovranno sostituirli. Non è per niente una democrazia, anzi è uno Stato fortemente ostile alla democrazia. Governano i filosofi, allora sembra, che bello, governano, sì, ma i filosofi in realtà, i filosofi che governano sono tutti uguali, hanno tutte le stesse idee, che sono le idee di Platone. Chi governa nello Stato è la filosofia di Platone. Non esiste un dibattito, un pluralismo, uno scontro di opinioni, elezioni libere, differenti partiti politici. I filosofi la pensano tutti uguali, mettono in pratica un bene che è eterno, che è sempre uguale, che è fatto per restare identico, capite? Tant'è vero che Platone non si preoccupa neanche di specificare se i filosofi debbano governare insieme oppure a turno. Sembrerebbe che ogni filosofo governa lo Stato a turno, per poi lasciare il campo ad un altro filosofo, ma il governo non cambia. Perché tutti i filosofi sono d'accordo, la filosofia è una sola, capite? È la filosofia di Platone. Tutti i filosofi hanno la stessa idea di cos'è il bene, hanno le stesse idee, quindi possono governare in maniera intercambiabile a turno. Non importa chi governi, solo i filosofi hanno i diritti politici, mentre le altre due classi sociali non hanno diritti politici. Tra i diritti politici non esiste non esistono le elezioni libere, ma non esiste neanche, come vedremo, la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di critica. Lo Stato ti educa, ti mette in mente determinate idee che devono essere le stesse per tutti i cittadini. Non è assolutamente possibile criticare. I filosofi governano, impongono quella che per loro è una verità assoluta, l'idea di bene nel mondo intelligibile è assoluto, la verità non cambierà mai nello Stato, praticamente per l'eternità. È come se Platone volesse fermare la storia, dare allo Stato una forma perfetta, come perfetto e immutabile è il bene intelligibile. Al contrario, nello Stato vi sono molte leggi che impediscono la libertà di espressione, la libertà di critica, soprattutto da parte dei giovani, impediscono la libertà di opinione o la formazione di fazioni politiche avverse ai filosofi che propongono delle novità all'interno dello Stato, della forma dello Stato, vogliono cambiare le leggi e così via. Questo non è possibile, anzi c'è la pena di morte per coloro che si oppongono politicamente. Quindi questo Stato è uno Stato autoritario. Molti hanno sostenuto che in questa utopia, ok, sarà solo una utopia, però all'interno di questa utopia Socrate sarebbe stato condannato a morte. Cioè Platone costruisce l'utopia di uno Stato in cui praticamente condanna a morte per la seconda volta il suo maestro Socrate. Non potrebbe esistere in nessun modo un Socrate all'interno di questo Stato ideale, che critica i governanti, no? Mette in evidenza l'ignoranza dei governanti, no, perché qui non siamo ad Atene nel 399, siamo in utopia, in uno stato perfetto in cui i filosofi, i governanti non sono ignoranti, sono anzi sapienti, conoscono la verità assoluta, non devono imporla anche agli altri. Nessuno può mettere in discussione questo. Quindi è uno stato autoritario, lo vedremo poi in seguito. Ognuno quindi svolge la sua funzione senza interferire con la funzione degli altri. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Lo Stato platonico è organizzato come un sistema comunistico, questo ovviamente ha dato molto da discutere e tuttora dà da discutere.
Il comunismo platonico, che cosa si intende per comunismo platonico? Attenzione, abbiamo detto che i filosofi che governano, i filosofi governanti, la classe dei governanti, deve governare in maniera disinteressata, ok? Deve applicarsi solo all'arte del governo, non può avere un'altra professione, uno scopo di lucro, eccetera. Quindi da ciò segue che i filosofi, per essere sicuri che non abbiano un interesse personale, non governino per interesse personale, non facciano delle leggi, non prendano delle decisioni di governo, facciano degli atti di governo per arricchire o avvantaggiare se stessi o il proprio gruppo dominante, i filosofi vengono privati di qualunque proprietà privata. I filosofi non devono avere proprietà privata, perché altrimenti ci sarebbe il rischio che governino, legiferino, prendano delle decisioni politiche a proprio vantaggio, d'accordo? Se avessero una proprietà privata, oppure a vantaggio dei propri familiari, quindi non devono avere neanche una famiglia. La proprietà privata è abolita per i filosofi governanti e tutto viene messo in comune. Tutto significa tutto. I governanti non possiedono vestiti, i vestiti sono in comune, i governanti mangiano in comune, i governanti non possiedono abitazioni, i filosofi governanti vivono in abitazioni di proprietà dello Stato, cioè di proprietà comune, d'accordo? Tutte le loro cose le fanno in comune, non possono avere alcun tipo di proprietà privata e quindi mettono tutto in comune. È una sorta ovviamente di comunismo. Tra le proprietà private viene purtroppo considerata anche la donna, no? Che all'epoca in Grecia, soprattutto ad Atene, non aveva nessun potere, quindi se non devi possedere proprietà privata non devi neanche possedere una donna o dei figli, potresti esercitare il tuo ruolo di governo favorendo tua moglie o i tuoi figli. Quindi attenzione, per i filosofi anche la famiglia è abolita, i filosofi non si sposano e attenzione, le donne sono in comune. Voi direte che bello, eh? Le donne sono in comune e tutti si accoppiano con chi vogliono senza avere nessun tipo di relazione stabile. La famiglia è abolita per i filosofi governanti e i figli che nascono sono in comune, nessuno sa quali sono i propri figli. Voi direte, ah ma come le donne sono in comune, sono considerate degli oggetti, però attenzione, si può vederla anche dall'altro punto di vista. Dal punto di vista delle donne, gli uomini sono in comune, d'accordo? Qui non si sta dicendo che gli uomini schiavizzano le donne, si sta dicendo che gli uomini si accoppiano con le donne in comune, ok? Ma la stessa cosa vale dal punto di vista delle donne, le donne si accoppiano con gli uomini in comune senza avere un matrimonio o una relazione stabile. Non so se alle donne potrebbe piacere una cosa del genere, però va visto anche dall'altro punto di vista. E quindi, anzi, nella Repubblica di Platone, a differenza di quelle che sono le idee di Platone al di fuori di questa utopia, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Vedremo nella pedagogia, lo Stato educa e rende virtuosi i cittadini, le donne sono allo stesso identico livello dell'uomo. Le donne possono diventare anche filosofe, possono governare, possono diventare anche guerriere, soldate, comunque sono sullo stesso piano di parità di partenza rispetto agli uomini, ok? Questo è un elemento importante. Quindi non esiste la famiglia, i figli sono anch'essi messi in comune e sono governati in comune dai filosofi con un tirocinio, con un curriculum educativo, una paideia, un'educazione ben precisa che vedremo in seguito, d'accordo? E quindi la famiglia è abolita, tutti quanti chiamano papà e mamma quelli che hanno più o meno 20 o 30 anni più di loro, mentre i filosofi al governo chiamano figlio o figlia, considerano loro figli tutti quelli che hanno 20 o 30 anni tra loro. La famiglia è abolita, i figli sono allevati in comune, i figli non conoscono i genitori e i genitori non dimenticano da chi sono nati i figli, d'accordo? E quindi ovviamente questo comunismo
ha fatto molto pensare, ha fatto molto pensare. Attenzione, ha influenzato anche il comunismo moderno. Attenzione, il punto è questo, che in realtà personaggi come per esempio Rousseau, no? Che anche lui è un socialista, no? Ricordate? Il contratto sociale, oppure i socialisti a base economica dell'Ottocento, in particolare Marx, no? Il marxismo, gli esponenti del movimento socialista operaio, hanno dato diverse interpretazioni del comunismo platonico. Per esempio, per quanto riguarda Rousseau, oppure i protagonisti più radicali della rivoluzione francese che fanno riferimento a Rousseau, come Robespierre oppure il comunista Babeuf, gli elementi apprezzabili dal loro punto di vista del comunismo platonico non sono tanto, attenzione, l'abolizione della famiglia, l'abolizione della famiglia e la comunanza delle donne e dei figli, quanto piuttosto con altri elementi. La società, lo Stato platonico deve essere uno Stato piccolo, d'accordo? Uno Stato piccolo a base agraria, quindi deve avere un'estensione piccola, questo Stato deve essere piccolo e non deve ingrandirsi, cioè non deve fare guerre di aggressione, è piccolo, è a base agraria, la maggior parte delle persone sono agricoltori e quindi questo magari piacque a personaggi come Rousseau oppure Robespierre, questo aspetto, cioè la sobrietà, la povertà dello Stato, la sobrietà, e Platone dice che lo Stato non deve ingrandirsi con guerre di aggressione, altrimenti poi si corrompe. Naturalmente pensava all'Atene del suo tempo, è ovvio che si era ingrandito, è diventato uno Stato imperialistico e così è diventato uno Stato corrotto. E quindi deve invece restare piccolo all'interno dei suoi confini e inoltre non deve diventare uno Stato commerciale, perché secondo Platone poi è il commercio navale ovviamente che ha rovinato Platone, quindi deve restare uno Stato agricolo, deve essere sobrio. Platone non dice che tutti devono essere uguali dal punto di vista del tenore di vita, della ricchezza, però dice che non ci devono essere forti differenze di ricchezza, di tenore di vita. Lo Stato interviene per evitare che le persone diventino troppo ricche o che diventino troppo povere o muoiano di fame. Lo Stato interviene come una sorta di, non dico di eguaglianza, però comunque di egualitarismo nella ricchezza. Queste sono più che altro le cose che sono piaciute a personaggi come Rousseau o Robespierre, la sobrietà, l'eguaglianza, ma anche insomma, come dire, la frugalità e la sobrietà di uno Stato che non ha un progresso economico, che non diventa uno Stato commerciale in cui conta soltanto la merce, il commercio e così via. Uno Stato abbastanza primitivo, come era Atene un tempo, prima che dal punto di vista di Platone si corrompesse perché è diventato un impero marittimo, commerciale, con gente ricchissima e così via. Questi sono gli aspetti che insomma sono piaciuti. E poi, per esempio, il caso di Marx respinge l'utopia platonica, anche perché per Marx il comunismo deve essere un comunismo a base economica, economicistica, mentre quello di Platone assolutamente non lo è un'utopia morale. Basta pensare che Platone non si preoccupa minimamente di quali debbano essere le basi economiche di questo Stato, come può questo Stato avere le risorse, e non si preoccupa dell'economia dello Stato, non gliene importa niente, perché lui sta creando soltanto uno Stato che soddisfa le sue esigenze sociali, morali, d'accordo? Cioè un'utopia sociale, un'utopia morale, non un'utopia economica per far migliorare la condizione delle classi sfruttate, delle classi popolari, come diceva Marx. Inoltre va considerato che il comunismo platonico è comunque una forma di comunismo limitata perché i soldati e i lavoratori non mettono tutto in comune, sono solo i filosofi, soldati e lavoratori, le altre due classi sociali possono avere delle mogli
cioè possono avere una famiglia, ma soprattutto possono avere proprietà private. Forse soltanto i lavoratori, non si capisce bene perché purtroppo Platone non è chiaro, ad un certo punto della Repubblica usa il termine di custodi. Non si capisce se il termine di custodi lui lo riferisca solo ai filosofi governanti, capite? Oppure ai soldati, oppure a volte a tutte e due, a volte ai filosofi. Cioè i soldati sono come i filosofi, non devono avere famiglia, i figli devono essere messi in comune, non devono avere proprietà private, non si capisce. Il comunismo, l'abolizione della famiglia e della proprietà privata vale sicuramente per i filosofi, forse anche per i soldati, ma assolutamente per i lavoratori no. Quindi non è un vero comunismo, capite? È un comunismo integrale. Non è un comunismo integrale, è un comunismo che ha solo la funzione morale, sociale di permetterci di essere sicuri che i filosofi governino senza fare l'interesse privato, il che potrebbe avvenire se avessero delle proprietà private, o farebbero l'interesse della famiglia se avessero la famiglia. Ma le altre classi sociali, forse i soldati e forse no, perché non sappiamo, fanno parte dei custodi no, ma sicuramente i lavoratori hanno una proprietà privata, hanno una famiglia, perché la funzione dei lavoratori, proprio come quella dell'anima concupiscibile dell'individuo, è quella di ottenere il piacere, ottenere un arricchimento individuale, altrimenti non lavorerebbero. Quindi sono la classe più bassa, Platone condanna i lavori manuali, eccetera, sono la classe più bassa, la peggiore della Repubblica, però abbiamo visto come tutte le classi, come le tre parti dell'anima, ogni classe ha comunque una funzione positiva, quindi devono essere tenuti alla larga dal potere politico e dal potere militare, però i lavoratori sono assolutamente autorizzati ad arricchirsi, non oltre un certo limite, perché abbiamo visto che lo Stato impedisce ricchezze troppo grandi o povertà troppo grandi, ci può essere una distinzione, abbiamo visto, ma estremamente limitata, e quindi è proprio la funzione, è proprio la funzione genetica, proprio la natura stessa del lavoratore, quello di avere un interesse, un guadagno, altrimenti non lavorerebbe. Quindi chiaramente il lavoratore non è compreso nel comunismo e può possedere la proprietà privata. Continuiamo la prossima volta per vedere altri aspetti importanti dello stato ideale della Repubblica. Arrivederci.